Ciao amici del bosco, oggi impariamo a prenderci cura dei pomodori durante la loro crescita. Come regola generale, ciò che cresce sotto al pomodoro si può togliere, ciò che cresce sopra può fungere da protezione. Vediamo sfemminellatura, legatura e trattamenti da fare. Carlo, dall'ultimo video che abbiamo fatto su questi pomodori sono cresciuti un bel po', sono cresciuti proprio i frutti. Come stanno le piante però? Facciamo un'analisi. Le piante stanno abbastanza bene, considerando soprattutto la stagione che è stata piuttosto infausta per i pomodori, ma hanno assolutamente retto con pochissimo aiuto esterno, pochissimi trattamenti, pochissima gestione della pianta. Abbiamo piantati, dato una prima legatura, pacciamati e poi più o meno li abbiamo lasciati lì. Infatti riuscendo a incannarla abbiamo la possibilità di operare sulla pianta in maniera più semplice, con trattamenti, legature, sfemminellature, raccolta e anche coperture se dovessimo averne bisogno. Abbiamo un attacco di cimici, dobbiamo mettere una rete antinsetto, dobbiamo mettere un antigrandine. Qualunque attività, ovviamente avere una pianta in verticale che occupa tutto lo spazio disponibile per noi è più semplice. Una pianta tenuta su una canna in questa maniera si asciuga molto prima dalla rugiada del mattino o da un'eventuale pioggia, e siccome il pomodoro teme un po' l'umidità per la possibilità di subire attacchi fungini, avere una pianta che si asciuga velocemente è un vantaggio. Chiaramente così facendo perdiamo quel valore aggiunto che è la possibilità che ha il pomodoro di emettere radici da tutto il resto del tronco e quindi approvvigionarsi ancora meglio ai nutrienti di cui ha bisogno. Nel video dedicato alle strutture avevamo visto pomodori messi in modo diverso, distanze diverse su strutture fatte con forme differenti. Carlo, cosa notiamo nel risultato adesso? Abbiamo dei sesti di impianto che vanno dai a volte 25-30 cm a 1 metro. Quindi abbiamo una discreta varietà di opzioni da osservare. Per ora quello che si vede è che ogni pianta comunque in ogni caso ha il suo spazio. Ci interessa che la pianta riesca ad asciugarsi, riesca ad avere aria. Allora, qui abbiamo delle piante che comunque sono già state sfemminellate, hanno già ricevuto un po' di cure e non hanno comunque buttato tantissimo. Possiamo vedere alcune foglie in cui ci sono resti di peronospera ma ormai seccata, quindi non più pericolosa. Sulle foglie nuove non ci sono altre tracce di malattia, quindi stanno benissimo. Quello che possiamo fare sicuramente è togliere queste foglie qua che non hanno più una funzione di fotosintesi, quindi queste le possiamo direttamente levare. Diamo uno piccolo stimolo alla pianta a produrne delle altre. Qui abbiamo ben 3 femminelle che sono spuntate qua giù in basso. Possiamo decidere di togliere, possiamo decidere di lasciarle, anche questo a nostro giudizio. La pianta non è molto in forza, ha già fatto diversi pomodori, quindi sinceramente preferirei non caricarla di ulteriore peso. Però visto che non ha molte foglie, possiamo magari decidere di lasciarne una, forse questa più bassa, e tagliare non proprio alla base, ma cercando di rispettare alcune delle foglie presenti un po' più in alto. Questo ci permette di fare maggior superficie fogliare, quindi avere maggior superficie fotosintetizzante per la pianta. Questo ovviamente butterà delle altre femminelle, dovremo gestirla. Quando le femminelle sono piccole si possono togliere facilmente anche con un'unghia. La femminella si riconosce facilmente perché si trova nell'ascella tra il fusto principale della pianta e il fusto invece che porta le foglie. Vedete questa piccolina qua in mezzo ed è facilissima da togliere. In questo tipo qua di struttura, avendo messo le piante molto vicine, abbiamo scelto di lasciare solo il tronco principale e togliere tutte le femminelle. Semplicemente passiamo, laddove è possibile lo facciamo a mano, laddove la femminella non si rompe possiamo procedere con le forbici e tagliamo tutto quello che non sono le foglie della pianta. Qui ad esempio abbiamo questo che è il tronco principale e questa qua che è la nostra femminella, che si toglie abbastanza bene a mano. Qua giù in basso ne abbiamo altre, alcune un po' troppo sviluppate, è sempre bene toglierle un po' prima, anche perché a volte dispiace toglierle quando ormai hanno fatto i fiori, però questa è una femminella. Qui abbiamo la foglia, qui abbiamo il fusto principale, qua al centro viene la femminella e zacchete, ops.
volevo dire sacchete. Qui in questo caso a volte succede, i pomodori semplicemente si sdoppiano e il tronco principale si trasforma in due tronchi differenziati. Qui ne abbiamo scelto uno, questo ci piaceva di più perché era più robusto, e l'altro l'abbiamo tagliato lasciando una foglia semplicemente. Adesso per l'appunto sull'ascella tra quello che era un tempo il tronco principale e la foglia che abbiamo lasciato è nata un'altra femminella che andremo a togliere lasciando sempre soltanto quello principale che sale e su cui nascono altre femminelle che andremo a togliere. Qua ad esempio abbiamo una pianta che ne possiamo, diciamo, in questo momento impalcare, ovvero abbiamo il nostro tronco principale che chiaramente porteremo su sulla canna. Abbiamo due femminelle molto grandi, ben sviluppate, che crescono una a destra e una a sinistra, e poi abbiamo un'altra piccola femminella che sta nascendo qua sopra. Allora, e un'altra qua giù in basso. In questo è un caso perfetto in cui io posso decidere di lasciare un tronco a destra, un tronco a sinistra, un tronco principale e togliere tutto il resto che in questo frangente mi creerebbe troppo fogliame. Qui anzi ne abbiamo anche un'altra che già sta nascendo una femminella di femminella. Quindi qui a questo punto, una volta che abbiamo individuato la nostra forma, che qui è molto semplice, il resto andiamo a pulirlo e a gestirlo come se fosse un tronco singolo. Questa è una femminella che ci serve. Possiamo selezionarne una, la più bella, possibilmente la più alta. Utilizziamo questa come nuovo tronco principale e la leghiamo. Salvaguardiamo comunque i frutti che ha fatto in quest'altra parte, ma gli togliamo la possibilità di andare ancora più in alto e leviamo le altre femminelle in modo da non creare competizione con quella che abbiamo selezionato. Nel frattempo io tolgo anche le foglie in basso, quelle che arrivano a toccare terra, possono essere portatrici di malattie fungine, mantengono l'umidità e quindi queste le eliminiamo. Nel frattempo tolgo anche le femminelle man mano che le vedo. Mano a mano che la pianta cresce, ovviamente dobbiamo continuare a legarla lungo la nostra struttura, stando attenti a non romperla perché a volte sono piuttosto fragili. Qui abbiamo una pianta bella vigorosa che ha un bel po' di forza e accanto abbiamo uno spazio vuoto, probabilmente il pomodoro che era qui è seccato. E guarda caso c'è una piccola femminella, piccola non molto in realtà, che si sta direzionando verso questa canna. In questo caso mi piace sfruttarla, la utilizzeremo, non appena arriva a distanza giusta la leghiamo su questa canna e quindi diciamo da questa pianta cercheremo di ottenerne due. Qua dietro però ce n'è un'altra di femminelle e questa qua in realtà, siccome andrebbe molto fuori del nostro piano di coltivazione del pomodoro, quella andiamo a tagliarla. Quando si fanno le operazioni di legatura si deve spostare la pianta e avvicinarla al sostegno. Ecco, questa è un'operazione veramente delicata, soprattutto quando il fusto è un po' più grande, potrebbe spezzarsi. Non forzate la pianta, fatelo con grande delicatezza. Se per caso però il fusto si rompe in questa operazione, non drammatizziamo, sarà proprio una femminella, uscirà probabilmente da quell'ascella a far proseguire la pianta e quindi la pianta ha una grande capacità di rigenerazione. Il processo di sfemminellatura segue tutta la stagione del pomodoro, comunque una buona parte della stagione di sviluppo della pianta. Cominciamo circa un mesetto dopo il trapianto, quando cominciano a svilupparsi le prime femminelle, e andiamo avanti via via che la pianta cresce, focalizzando l'attenzione sempre sulle parti nuove. Qui mettiamo in pratica il metodo preferito di Carlo, che prevede di valorizzare alcune femminelle attraverso una legatura. Qua abbiamo un sesto di impianto molto largo, abbiamo le piante a 1 metro di distanza su 2 file. L'incannatura che gli abbiamo fatto, diciamo, a tendina ci permette di avere un tronco principale che si sviluppa e che legheremo lungo la canna e 2-3 femminelle aggiuntive che andremo a legare invece con dei fili al palo alto. Pomodori che fanno frutto piccolo, il datterino, il ciliegino, faranno tantissime femminelle perché è nella loro natura e quindi possiamo decidere o di legarne magari un paio allo stesso filo oppure di selezionarne più di 2-3. Mentre altre piante, come può essere un canestrino, un pomodoro bistecca o semplicemente dei pomodori comunque insalatari,
faranno molte meno femminelle e soprattutto dei frutti molto più pesanti, quindi dobbiamo cercare di limitarle in numero. Qui abbiamo il nostro tronco principale che sta salendo qua su e in questo caso una femminella molto cresciuta, questa ci è sfuggita di mano, e 1, 2, 3, 4, 5 femminelle più alcune piccole, un po' di dimensioni più contenute. Questa sicuramente la salviamo perché ha già fatto i frutti e quindi è un peccato tagliarla. Andiamo a legare un filo intorno a un pomodoro, cerchiamo di fare un nodo che non funga da cappio. Ok, un filo di cotone. Possiamo utilizzare il cotone, possiamo utilizzare la canapa, possiamo utilizzare volendo anche la plastica se non abbiamo altro. L'importante è riutilizzare questi fili e non buttarli via a fine stagione. Quindi usiamo un filo molto robusto, non un filo che si possa rompere perché se tira vento altrimenti si spacca. Dopodiché andiamo a fare un passaggio sulla canna alta e anche qui facciamo un nodo possibilmente facile da sciogliere. Questo non si chiude e non fa da cappio. È una tenda. Questo sistema ci permette con un'unica pianta di occupare praticamente tutto lo spazio disponibile, distribuendo i vari rami dei pomodori in maniera che abbiano abbastanza aria, abbastanza luce e abbastanza spazio per poter crescere in maniera ordinata e corretta. Laddove adesso c'è un filo, piano piano noi faremo crescere le varie femminelle che saliranno su e produrranno frutti occupando sia in verticale che in orizzontale tutto lo spazio che abbiamo a disposizione. Il pomodoro non è una pianta rampicante, quindi se vogliamo che salga sul nostro filo, allo stesso modo in cui vogliamo che salga sopra una canna, dobbiamo legarla, perché una volta che abbiamo il filo, semplicemente ci basta di girare il tronco intorno al filo e via via farlo crescere su. Qui abbiamo una pianta che ha un tronco principale che sta salendo sopra e in più ha fatto una giovane femminella adesso e ne ha una più vecchia qua giù in basso. Poi qui possiamo procedere a legare subito questa grande e invece aspettiamo che questa sia un po' più cresciuta e quando avrà delle dimensioni corrette possiamo anche lì legarci un filo e tirarla su. Uno dei vantaggi di questo sistema è che si utilizza molto meno materiale, soprattutto molte meno canne, lo si vede chiaramente, si utilizza anche meno piante, molte meno pomodori, ma lo spazio in cui andremo a produrre è comunque quello. Avremo comunque tantissimi rami, quindi tantissimi frutti. Chiaramente abbiamo bisogno di un suolo bello potente in grado di portare avanti una pianta che faccia molti più chili di pomodori rispetto a una pianta completamente sfemminellata in cui avrà molti meno pomodori addosso. Le piante di pomodoro durante la loro crescita vanno incontro a tanti possibili problemi, parassiti, fisiopatie, malattie fungine, cose del genere. Noi possiamo aiutarli a crescere sani con dei trattamenti. Carlo, che trattamenti si possono fare proprio, diciamo, di base? Questi pomodori sono stati trattati con latobacillo e biofertilizzante. Il latobacillo è un prodotto che abbiamo già spiegato, trovate la ricetta qui in fondo al video. Biofertilizzante ne parleremo più approfonditamente in futuro. Sono tendenzialmente prodotti che servono a aumentare e migliorare la sanità e la forza della pianta stessa. Questo è il lavoro di prevenzione che preferiamo fare nell'ambito dell'agricoltura rigenerativa. I biofertilizzanti sono un bel tema che merita di essere approfondito, ma ci sarà bisogno di molto tempo e quindi lo facciamo in altri video prossimamente in programma. Per oggi è tutto, grazie di aver visto questo video, grazie Carlo di tutte le istruzioni che ci hai dato per quanto riguarda la gestione dei pomodori. Ci vediamo al prossimo, ciao! Ciao! E che se hai una food forest tutto questo non accade, se non hai voglia di lavorare il cinghiale deve passare, dipende.